Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video, come avrete già notato dal titolo, andremo a preparare una ricetta che in pratica non ha bisogno di presentazioni. Spero quindi che le variazioni presentate all'interno di questa videoricetta possano darvi degli spunti interessanti per andare a creare un sugo alla marinara perfetto. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere subito gli ingredienti che ho utilizzato per realizzare questi spaghetti alla marinara. Partiamo dall'aglio, quindi uno spicchio d'aglio privato dell'anima, qualche foglia di basilico, dei datterini che ho sbollentato facendo un segno sopra, una X sopra in questo modo, per andare a levare la pelle. La pelle potete utilizzarla, potete non utilizzarla, questo sta ovviamente a voi, io la levo. Dell'origano secco. Questa è facoltativa, mi è rimasta perché ieri ho fatto una ricetta con l'acqua di pomodoro e quindi avevo dell'acqua di pomodoro, però potete pure non metterla, come ho detto è facoltativa. Per quanto riguarda il pelato, io vi presento due varianti. Io lo utilizzo tutte e due, utilizzo sia il pelato in scatola che il pelato, quindi il pomodoro fresco bollito e privato della buccia. Qua abbiamo la variante dell'acciuga, io la metto perché secondo me gli dà una sapidità eccezionale. Ovviamente spaghetti di Gragnano, questi sono quadrati alla chitarra, però potete utilizzare qualsiasi tipo di pasta o qualsiasi tipo di spaghetto, purché sia una buona pasta. Prezzemolo fresco e qui ancora una variante dell'origano fresco, secondo me ci sta benissimo alla fine e quindi io lo andrò a mettere. Sale grosso e sale fino quanto basta e siamo pronti per partire con la nostra ricetta. Ok, ci siamo, questo è un sugo espresso, quindi sarà un sugo che deve essere fatto abbastanza velocemente. Negli ingredienti ho dimenticato di citare l'olio d'oliva, ma mi sembra ovvio che per questa ricetta ci serve un buon olio d'oliva. Partiamo proprio mettendo in una padella dell'olio d'oliva. Temperatura non troppo alta, quindi non lo facciamo fumare, e aggiungiamo l'aglio. In questo caso l'aglio non lo aggiungo in spicchi, ma prendo i due spicchi, li metto sul tagliere, aggiungo sugli spicchi un po' d'olio d'oliva, in questo modo, prendo del sale fino, vado a metterlo sugli spicchi d'aglio. Con un coltello vado a creare una purea. Non voglio andare a mettere l'aglio nella salsa per poi toglierlo, voglio che rimanga all'interno della salsa, del sugo. Una purea di questo tipo va più che bene e vado all'interno dell'olio d'oliva. Facciamo rosolare lentamente l'aglio, non deve colorarsi troppo e non deve bruciare, questo è fondamentale. Se brucia poi dà alla salsa un sapore sgradevole che a me personalmente non piace proprio, quindi consiglio sempre di far andare l'aglio molto lentamente. Nella pentola l'acqua sta bollendo, quindi sale grosso e caliamo la pasta. Nella padella aggiungo le acciughe e le lascio squagliare. Come vedete quindi l'acciuga si è più o meno squagliata. Io a questo punto aggiungo l'acqua di pomodoro. Dopo aver aggiunto l'acqua di pomodoro alzo leggermente la temperatura. Quindi molto semplicemente sbuccio i datterini, sbuccio i pomodori e poi ho i pelati che sono dei pelati in scatola e da questi pomodori più grandi ne ricavo dei filetti di pomodoro. In questo modo. Molto semplicemente. Tagliare in questo modo a ricavare dei filettini. La stessa cosa faccio con il pelato, in questo modo. Deve essere un taglio molto grossolano, non deve essere precisissimo. Le bucce vi consiglio di non buttarle, le fate seccare magari nel forno a temperatura bassa per qualche ora e potete usarle come decorazione su qualche piatto. Alla fine in cucina non si butta niente. Una volta preparati i datterini e i filetti dei pelati, possiamo aggiungerli in padella. Quindi andiamo con i pelati in padella, in questo modo, e con i datterini. Cosa importantissima quando si lavora in cucina è fare ordine. Quindi adesso metterò a posto la postazione, la pulirò e andremo alla fase successiva. Ok, perfetto, ci siamo per continuare la nostra preparazione. Il prossimo ingrediente che dobbiamo aggiungere alla salsa è l'origano. Semplicemente con un cucchiaio vado ad aggiungere l'origano.
un cucchiaino secondo me basta per questa preparazione. Girate, diamo una mescolata, una girata alla nostra salsa. E lasciamo cuocere per circa 5 minuti a fuoco alto. Nel frattempo potete andare a tagliarvi il prezzemolo, quindi vi portate avanti col lavoro. Questa grandezza è perfetta. Dopo circa 5 minuti di cottura dovrete ottenere un risultato di questo tipo, quindi la salsa si è addensata, l'acqua è evaporata ed è quasi praticamente pronta. Ovviamente questi 5 minuti possono variare perché ognuno a casa ha un tipo di fornello diverso, più forte, meno forte, quindi regolatevi un po'. Deve essere comunque una salsa abbastanza stretta e non troppo liquida. Quando gli spaghetti sono quasi pronti, assaggio la salsa, vedo se di sale va bene, altrimenti l'aggiusto un po'. Io non aggiungo zucchero perché mi piace quella nota acida del pomodoro e in generale aggiungo lo zucchero pochissime volte all'interno della salsa di pomodoro. La pasta a questo punto è cotta al punto giusto e la trasferisco all'interno del sugo. Amalgamo con un paio di spadellate per unire insieme tutti gli elementi. Questo è il momento perfetto per aggiungere le erbe aromatiche fresche, quindi vado prima con il prezzemolo, poi con il basilico fresco. Il basilico lo spezzetto a mano, in questo modo. Allora, con la marinara non andiamo a cercare l'impiattamento proprio figo, però cerchiamo di fare una cosa carina. Quindi prendo la pinza, faccio in questo modo, trasferisco all'interno del piatto e continuo così, in questo modo. Pinza, trasferisco all'interno del piatto. Non vado a fare il turbante questa volta. Piatto di lungo. Sopra termino con la nostra salsa. Ancora un po' d'olio d'oliva e poi come decorazione, belli da vedere ma anche buoni, dei rametti di origano. Questo è quindi il piatto terminato. Grazie a tutti per aver visto questo video fino a questo punto. Mi raccomando, provate anche voi a casa questa variante che vi ho mostrato in questo video e fatemi sapere cosa ne pensate. Per qualsiasi dubbio o incertezza potete contattarmi nei commenti tramite email oppure su tutti i miei social, rispondo a tutti, ovviamente dovete darmi un po' di tempo. E quindi niente, le solite cose, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se il canale YouTube vi piace iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video. Ciao a tutti!